questa lezione faremo un risotto asparagi con un tocco di originalità, limoni sotto sale. Siamo in primavera, potete sostituire gli asparagi con altre verdure, tipo i piselli. È molto facile e replicabile a casa. Adesso vi mostro come si fa. Partiamo con la preparazione più lunga, i limoni sotto sale, un prodotto tipico del Nord Africa. Il Nord Africa lo lasciano nelle giare di terracotta sotto il sole, noi velocizziamo molto il processo. Allora, prendiamo dei limoni biologici, mi raccomando, perché si mangerà la parte dell'albedo e della buccia, per cui deve essere edibile, non deve essere trattato con anticrittogamici o comunque sostanze tossiche. Li incidiamo in 4, così a croce, non fino alla fine, a 3/4, e acceleriamo il processo di cottura che faranno con il sale semplicemente mettendoli in freezer per una notte. I limoni sono stati in freezer per una notte, se vedete sono diventati morbidi e sono già più lavorabili. Facciamo una delle cose più semplici del mondo. Sale grosso, li apriamo con una mano, così, e li mettiamo in un barattolo. Ecco qua. 1 e 1, 2. Una preparazione buonissima questa. Oramai nella cucina del ristorante Ratanà sono diventati indispensabili. Allora, siccome sono morbidi, tentiamo, ecco qua, di schiacciarli un pochettino così. Il barattolo lo chiudiamo, li pressiamo bene e ce li dimentichiamo per almeno un mese. Facciamo finta che sia passato un mese. Questo è il risultato finale. Lo vedete, ha cambiato il colore, ma il sapore e il profumo è aumentato in intensità. I limoni sotto sale si utilizzano in questo modo. Si tagliano, si toglie la parte interna che oramai, lo vedete, è cotta con il sale. Ho dimenticato di dirvi che potete conservarli tranquillamente su uno scaffale, in frigorifero se preferite, però su uno scaffale si accelera il processo. Ricordate che questi qui diventa, oltre che essere un ambiente acido, sarà anche salino, per cui non c'è proliferazione batterica. La parte della polpa frullata la tenete da parte in un vasetto e la utilizzate per aromatizzare, perché no, anche delle marmellate o delle mostarde. A noi serve la buccia, per cui abbiamo tolto la parte interna, un pochettino di albedo, la parte bianca, e utilizziamo la scorza del limone tagliandola fine, sottile. Guardate bene, il limone sembra un limone candito, è leggermente gommoso, però questo processo l'abbiamo ottenuto con il sale. Il gusto di questo limone è insolito, inaspettato, è un gusto non solo acido e salato, ma è un gusto... Avete presente il profumo del limone? Ecco, questo è il gusto del profumo del limone all'ennesima potenza, concentrato. Ho detto una cosa molto strana, è il gusto del profumo del limone, perché se gratti la scorza del limone e poi la mangi, non ha lo stesso profumo. Il profumo è dovuto agli oli essenziali, che sono molecole talvolta, nella maggior parte delle volte, volatili. Ecco, questo le intrappola dentro nella scorza del limone, per cui sembra un limone e sale, però il gusto è veramente insolito. Passiamo adesso alle preparazioni del brodo e del risotto. Partiamo come al solito con la base del nostro risotto, un brodo, questa volta agli asparagi, delicato ma saporito. Utilizziamo anche gli asparagi nel brodo. Per cui prendiamo la nostra carota, la puliamo, ecco qua. Cominciamo, carota, cipolla,
tagliata a metà. Vi ricordo anche che tutti i procedimenti, gli ingredienti li trovate sul ricettario allegato. Sedano. Asparagi. Allora, cominciamo dicendo che gli asparagi hanno più parti, la parte dura che non si può utilizzare, che è questa in fondo, solitamente quella bianca, che noi utilizziamo anche per fare delle creme a volte, ma comunque per dare il sapore. Chiaramente tutti gli asparagi e tutte le verdure devono essere lavate, non l'ho detto prima, ma mi raccomando, è sempre. Allora, la parte in fondo, come vi ho detto, la utilizziamo per dare sapore al nostro brodo. E fino a qua ci siamo. Asparago lo tagliamo. Il corpo centrale, la punta, la teniamo da parte. Ecco qua. La parte centrale, la parte verde, con un pochettino di acqua e ghiaccio, la pelliamo così. Vedete come si pelano le carote? Questo ci servirà come guarnizione da mettere sul riso. Eccola qua. Mettiamo nell'acqua e ghiaccio e la facciamo arricciare per bene. Per cui, facciamo così. Adesso lo faccio un po' più veloce, così allenatevi anche voi a casa. E non solo la facciamo arricciare, ma la parte che abbiamo pelato la utilizzeremo per una crema, però prima diamo sapore al brodo. Ecco qua. Lo ridico un'altra volta, i brodi in tutti i risotti sono quelli che danno il sapore principale, il sapore di fondo, per cui sfruttiamoli sempre in maniera intelligente. Poi se avanzano li possiamo utilizzare per una minestra o comunque li possiamo bere anche da soli con un pochettino di formaggio grattugiato, perché saranno pieni comunque di vitamine delle verdure. Allora, noi abbiamo insaporito questo brodo, che è un brodo delicato, con gli asparagi, con la parte che non utilizziamo. Invece il corpo lo utilizzeremo per fare la crema, il corpo degli asparagi. Li facciamo, da quando prende il bollore, li facciamo bollire un paio di minuti, deve essere molto al dente e non devono perdere il colore. Dopo vi faccio vedere. E invece la parte della buccia degli asparagi è qui, con dell'acqua ghiacciata e del ghiaccio. Aspettiamo che si arriccia, la useremo come guarnizione sul risotto e andiamo a mettere in frigorifero. Sono già passati un paio di minuti, l'acqua bolle, il brodo sta continuando la cottura, noi leviamo la parte centrale degli asparagi che abbiamo pelato, facendo attenzione a non prendere il sedano, ma a prendere solo gli asparagi, e soprattutto non prendiamo neanche la parte, quella coriacea, quella che non ci serve. Ecco qua. Il brodo continuiamo a farlo bollire, lo saliamo leggermente e intanto lui va tranquillo, sobbolle ancora per un pochettino. Prendiamo un pochettino di acqua, olio e andiamo a fare la nostra crema di asparagi. A seconda del vostro frullatore e della potenza del vostro frullatore, più o meno deve essere questo il risultato, però deve essere verde. Se cambia il colore e tende al marrone, significa che avete fatto cuocere troppo gli asparagi. Il nostro brodo di verdure continuerà la cottura ancora per una mezz'oretta, dopodiché possiamo iniziare a utilizzarlo anche senza filtrarlo. La nostra crema è pronta, possiamo allora iniziare la cottura con il riso. Iniziamo la cottura del nostro risotto primaverile con asparagi e limoni sotto sale, per cui un goccino d'olio extravergine, facciamo scaldare bene la padella, che era già un po' calda. Facciamo un po' come le nonne quando andavano a porzioni con i pugni.
Ve lo dico già, allora la porzione per un risotto giusto è 60 grammi, triplica di volume, per cui 180 grammi. È questa. 1, 2, 3. Fine. È un bel piattone di riso questo, eh? Anzi, sono 3 piatti normali. Per me è 1,5. Diciamo che io lo mangio in 1 volta e mezzo. Si vede anche. Lo facciamo tostare come tutti i risi. Ci accorgiamo che è ben tostato, ben sigillato, in 2 modi. Il primo, lo vediamo, il riso diventa traslucido. Il secondo, andiamo a toccarlo, proprio con le dita, così quando scotta vuol dire che è stato tostato a dovere. Anche per questo riso, siccome è un riso molto delicato e quello che ci interessa è che spicchi il sapore dell'aspargo il più possibile, non andiamo a inacidirlo, non sfumeremo con vino, andiamo a iniziare direttamente la cottura con il nostro brodo di verdura. Nell'ottica di lasciare il riso più delicato possibile, non utilizziamo la cipolla in questo riso. Devo dire la verità, io non sono un grandissimo fan della cipolla nel risotto, specialmente quella tritata. Sì, ci vuole, ogni tanto la mettiamo, soprattutto nei risi fatti con il pesce, ma nei risi fatti con le verdure, a meno che non sia un risotto fatto con una cipolla, non la mettiamo. Iniziamo la cottura mettendo il brodo poco alla volta, deve appena superare la quantità del riso che c'è nella pentola, altrimenti verrebbe un riso bollito. Il riso deve avere la possibilità di assorbire il liquido poco alla volta e di rilasciare l'amido. Per fare questa operazione, come vi ho detto anche in un'altra ricetta, io accarezzo dolcemente i chicchi, cioè vuol dire che faccio come facevano tutte, anche le nostre nonne, girano il riso piano, si accarezzano i chicchi, si fa uscire poco alla volta l'amido. Questo ci tengo a dirlo per la seconda volta, perché adesso vedo che ci sono un sacco di cuochi con un sacco di ricette dove ti dicono mettete il riso in padella e non toccatelo per 20 minuti. La tradizione non dice questo, perlomeno, insomma, preferisco rimanere fedele alla tradizione. Abbassiamo un pochettino la fiamma. Il riso sta assorbendo il liquido piano piano. Guardate, il liquido è già verdino perché gli asparagi hanno lasciato giù colore e sapore. E a metà cottura, più o meno tra 4-5 minuti, inseriremo la nostra crema di asparagi. Allora, siamo a metà cottura con il risotto. A questo punto inseriamo la nostra purea di asparagi. Da questo momento in poi dovete fare molta attenzione al riso, perché essendoci una purea di verdura tenderà ad attaccarsi. Vedete che, guardate che colore ha il riso, è un riso che ha un po' i colori della primavera. Pensate a farlo anche con i piselli, molto bello. Noi al lavoro, al ristorante, lo facciamo anche con i centrifugati degli asparagi, per cui viene ancora con un colore quasi fosforescente, sembra quasi innaturale. A mio parere i risotti di verdura sono anche i più buoni, i più gustosi. Poi in una città come Milano, dove comunque la verdura ha sempre avuto un ruolo di contorno, sciapo, no? Tante volte anche stracotto, e in questo dobbiamo ringraziare anche la cucina asiatica che è presente a Milano da tantissimi anni. L'influenza ci ha insegnato anche a utilizzare verdure appena spadellate, croccanti, lucide, che adesso sono diventate di dominio pubblico. Ecco qua, tra 2 minuti passiamo alla mantecatura. Nel frattempo continuiamo a mantenere il nostro riso ben girato, facendo attenzione che non si attacchi. Riso portato a cottura, finito.
abbiamo spento già da 1 minuto, per cui sta riposando, si sta rilassando, gli amidi stanno uscendo e cominciamo a mantecare. Per cui niente burro, rimaniamo delicati, formaggio e un pochettino di un buon olio extravergine. Devo dire che comunque gli oli forti, quelli che sanno di carciofo, specialmente quelli toscani o quelli umbri, non sono tanto adatti. Qua diciamo che se rimaniamo nel territorio un olio del Garda va molto meglio. Al limite un olio di oliva taggiasca ligure. Questo è un risotto un po' insolito perché anche farlo a casa, solitamente il risotto con gli asparagi si fa bianco con dentro i pezzi di asparagi. Questa qui è una via che io vi do per esaltare il sapore degli asparagi. Come vedete non ci sono pezzi di asparagi dentro. Il riso è pronto, intanto scogliamo gli asparagi che abbiamo messo prima, ricordate le bucce degli asparagi che abbiamo messo a arrotolare, guardate col ghiaccio come sono diventate belle arricciate. Cominciamo a impiattare il nostro riso. Deve essere sempre bello cremoso. A questo punto cominciamo a divertirci a decorare. Un pochettino di erbe, origano fresco, cefoglio, timo, tutto foglioline di basilico. Uno dei miei divertimenti, e vi consiglio, deve essere anche il vostro, è farvi un bel erbario sul balcone. Salvia, rosmarino, cefoglio, timo, erba cipollina. Divertitevi con questi sapori. Quando sono troppi li tagliate e ci fate dei pesti e ci fate i risotti. Ecco qua. I nostri limoni sotto sale. Questi limoni cambieranno ed esalteranno il gusto degli asparagi. Un pochettino di semi di nigella. La nigella non è sesamo, la nigella sativa è un fiore blu che si trova in tutta l'area del Mediterraneo, tantissimo anche in Italia. Se si schiaccia sotto i denti sembra sesamo, ma se si schiaccia sotto i denti sa di origano. Per cui sembra un'erba esotica, ma in realtà fa parte della storia del bacino del Mediterraneo fin dai tempi dell'antichità. Sul Corano addirittura c'è scritto che Allah diceva che l'unica cosa che non può curare la nigella è la morte, per cui fa parte della storia del Mediterraneo da tantissimo tempo. È primavera, fiori edibili, qualsiasi fiore basta che sia edibile. Questa è calendula, primule, viole. Divertitevi a rendere bello il piatto che avete fatto. Piatto, se è vero che comunque la cucina è un atto d'amore, abbiate cura. Per cui, ecco qua, risotto agli asparagi, insalatina di asparagi, erbe e fiori. Beh, riso pronto, assaggiamo. Beh ragazzi, allora, commento da chef figo, insalata fredda, riso caldo, contrasti. La realtà è che è buonissimo, buonissimo, buonissimo. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, il mondo di accademia.tv ti aspetta.